Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di aprile 2026. Abbiamo la ruota della fortuna, amici dello Scorpione, quindi può essere un periodo di grandi cambi. Normalmente quando c'è la ruota della fortuna i cambi sono molto positivi e sono anche veloci. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, vediamo quali sono le energie disponibili per la seconda metà di aprile. Partiamo con la torre e con un 5 di coppe. Abbiamo un re di bastoni, un cavaliere di bastoni. Abbiamo un fante di bastoni, c'è tutta la famiglia qui. Sette di pentacoli, 4 di coppe e 4 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è il movimento energetico di questo periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi il lavoro, l'amore, il denaro e via dicendo. Allora, partendo da questa torre, vi dirò, ho come la sensazione che abbia un collegamento con questa ruota della fortuna, c'è un qualche cosa che cambia. Diciamo che la torre quando arriva è perché mette in dubbio le nostre certezze, o meglio, le fa proprio cadere queste certezze. Se qualche cosa è stato garantito fino a questo momento, da metà aprile, secondo me non lo sarà più. Andiamo a vedere che cos'è sta torre. Regina di denari può essere un ruolo e torre e morte. Può essere un ruolo che voi abbiate e che sia arrivato il momento di lasciare indietro. Può essere un progetto. Può essere anche una persona. Andiamo a vedere il 5 di coppe, perché anche il 5 di coppe è una carta comunque di lutto. Qui avete la morte, qui abbiamo un asso di pentacoli e il papa. Guardate, io sento che questa torre è positiva. Magari voi non volete lasciare indietro qualche cosa, ma nel momento in cui lo farete, c'è come un nuovo inizio. Con questo Papa mi viene anche da dire che è un inizio piuttosto ehm, solido, ufficiale. Può essere un cambio di lavoro qui, e quindi magari fino a quel momento avete avuto la certezza che nel posto di lavoro dove eravate non contavate poi più di tanto e andandovene invece vi rendete conto che vi fanno mille feste, che i colleghi erano affezionati a voi, cioè non lo so, è come se ci fosse un qualche tipo di ideologia che avete avuto fino ad adesso che in qualche modo verrà smontata a favore di questo nuovo inizio. Adesso andiamo a vedere il re di bastoni. Potrebbe anche essere un nuovo ruolo, per esempio,
Allora, qui abbiamo la regina di coppe, un 4 di bastoni che avete già qui e un 8 di bastoni. Potrebbe arrivare qualche bella notizia con questo 8 di bastoni. Potrebbe essere una notizia inerente una casa, inerente qualche tipo di stabilità, inerente una persona. Può essere in ambito familiare, in ambito relazionale. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo un re di pentacoli, lì in alto avevate la regina di pentacoli e un 7 di pentacoli che avete già qui. C'è un qualche tema anche a livello secondo me concreto, materiale, c'è come l'inizio di qualche cosa di nuovo, per quello che vi dico che per molti potrebbe far riferimento ad una situazione lavorativa, un nuovo ruolo. Io ho come l'idea che qui, con questo cavaliere di denari, di pentacoli, sì, oh sì, con questo cavaliere di bastoni, perché qua continuo a vedere pentacoli, va bene, questo cavaliere di bastoni sia come un andare avanti, un muoversi, un galoppare letteralmente verso qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il fante, perché qui c'è come un rinnovato entusiasmo, c'è indipendenza, abbiamo un 6 di bastoni che è l'arcano minore del Papa, quindi potrebbe esserci come un'ufficializzazione, la fine di un percorso di studi, la fine di un percorso lavorativo, la fine non nel senso che, sì, qui ci potrebbe anche essere un licenziamento, sinceramente, ma sento che potreste essere più voi forse che potreste iniziare a pensare di lasciar perdere il lavoro che avete fatto fino ad adesso. Insomma, sento come se ci fossero dei cambi che vi portano a una maggiore autonomia, ad una maggiore indipendenza. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Forza e asso di bastoni. Sì, c'è questo movimento, secondo me a cavallo del terzo weekend, potrebbe essere come questo movimento in avanti, questo ok, voglio pensare per me, questo capitolo è chiuso, adesso devo andare avanti, devo progettare la mia vita. Tenete presente che c'è qualche cosa che ancora non vedete con il 4 di coppe, 2 di coppe, qua ce n'è un'altra. Fante di coppe, 2 di coppe e 9 di bastoni. Io credo che vi arrenderete un pochettino a questa nuova realtà verso la fine del mese. Ehm, c'è un 2 di coppe, ragazzi, mi fa ben sperare che ci siano nuove alleanze, avete 2 volte il 4 di bastoni, quindi è come se si stesse andando verso un periodo di una nuova stabilità. Vi dico, qui tra la torre, l'8 di bastoni e la ruota della fortuna c'è un qualche cosa di inaspettato che potrebbe arrivare. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Carro, c'è un movimento dove si cambia la quotidianità, dove si trova una nuova linearità, secondo me. Potrebbero anche essere nuove alleanze, nuove direzioni di vita, nuove direzioni di coppia, di lavoro. Diciamo che terminare con il 4 di bastoni mi fa ben sperare perché è una carta di forte stabilità ed è una carta di qualcuno che finalmente si muove, agisce, va verso quelli che sono i propri obiettivi e i propri desideri. Per qualcuno si tratta anche di pianificare un viaggio, uno spostamento, potrebbe esserci come un periodo sabbatico. Ok, allora, partiamo dal lavoro, da chi è senza lavoro. Allora, potrebbe esserci qualche movimento in avanti, ho l'idea che dovrete un po' lasciarvi indietro certe credenze qua con questa torre e provare a spostarvi di più. Avete il carro, quindi magari è ora di iniziare a muoversi con la macchina, con i mezzi, cercare qualcosa di più lontano rispetto alla vostra norma, o potrebbe essere come un suggerimento a fare come vendita ambulante, a spostarvi con il mezzo per lavorare, cioè lavorare proprio attraverso del mezzo con cui vi spostate. Mi vengono anche in mente i banchi del mercato che insomma hanno il lavoro sul proprio mezzo. Ecco, una cosa di questo genere potrebbe essere per qualcuno. Per le persone che sono occupate,
Allora, io qui ho la sensazione che potrebbero arrivare come dei nuovi incarichi inaspettati, potrebbero esserci come dei anche nuovi corsi di formazione da fare, aggiornamenti, insomma c'è come un nuovo percorso, un nuovo capitolo che inizia e se per caso stavate aspettando quel ruolo specifico, quella promozione, potrebbe arrivare un'altra promozione, non esattamente quella, ve lo dico. È come se vi dessero qualche cos'altro perché siete più indicati per questa seconda alternativa. C'è comunque parecchia indipendenza, parecchia autonomia e potreste sentire l'esigenza in un certo senso di fare un po' il punto della situazione per conto vostro, senza dar troppo retta ai colleghi piuttosto che ai supervisori o ai sottoposti, perché dipende sempre dal ruolo che rivestite in azienda. Per le persone che sono autonome, allora sento che c'è come un momento, un periodo di movimento. Sento che andate verso nuovi pubblici. Credo che o aumenterete la fascia di età delle persone a cui vi riferite con i vostri servizi e i vostri prodotti, o potrebbero essere zone geografiche nuove, cioè ho come la sensazione che aumenterete il pacchetto clienti rivolgendovi a nuovi settori di marketing, nuove fasce, diciamo così. C'è come qualche cosa di nuovo che bolle in pentola. Se parliamo di soldi, lo sento un buon periodo, ragazzi, sinceramente. Potrebbero arrivare come dei soldi inaspettati o se avete degli investimenti attivi, sento che potrebbero effettivamente portare dei guadagni, insomma, abbastanza meritati. Non sono grandissime somme, potrebbe essere un colpo di fortuna. Però sì che, insomma, potrete sorridere della vostra situazione economica molto compiaciuti, devo dire. E per chi avesse dei progetti, sento che anche lì è come se fosse un buon momento per raccogliere qualche cosa. Potrebbero essere anche semplicemente delle pacche sulle spalle, potrebbero essere nuovi clienti, potrebbero essere nuove idee per ampliare il progetto, potrebbero essere anche nuove collaborazioni. Però ho come l'idea che anche lì ci sia una forte soddisfazione personale. Se parliamo di relazioni, allora devo dire che potrebbero esserci delle notizie positive, secondo me, all'interno della vostra famiglia. Io credo che questa ruota della fortuna sia anche un po' collegata a questo, soprattutto se può essere sia la famiglia di origine, sia la famiglia che avete creato, sia la famiglia di anime dentro la quale siete, cioè non necessariamente parenti di sangue, però amici, colleghi, vicini di casa, insomma, le persone che frequentate un po' più abitudinariamente. E devo dire che è come se fosse un buon periodo, c'è come qualche novità che vi allieta il periodo. Parliamo di relazione di coppia. Allora, se siete single, a parte che con queste carte iniziali secondo me c'è qualche cosa che dovete digerire del passato, qui sotto avete torre e morte girate al contrario, quindi è come se ancora non foste pronti a lasciarvi indietro qualche cosa del passato, però è anche vero che nonostante voi siate in questa, diciamo all'inizio della terza settimana di aprile, siate un po' così, un po', un po' fatti vostri, io credo che potrà esserci come questa nuova conoscenza, ragazzi. Devo dire che potrebbe essere una conoscenza interessante di un certo spessore, sia a livello materiale, sia a livello spirituale che morale, cioè vedo come se fosse una persona ben matura, ben lavorata, già integrata con le sue zone d'ombra e le sue zone di luce, quasi in equilibrio, mi verrebbe da dire, con la quale effettivamente potrebbe esserci qualche incontro interessante, potrebbe esserci qualche offerta, direi un po' campata lì, nel senso che si sta un po' tastando il terreno, però non vi nego che potrebbe esserci come una
un dolce pomeriggio verso fine mese con questa persona. Ehm, per chi avesse qualcuno in testa, allora anche qui sento che c'è come una sorpresa in questo mese. Arriva qualche cosa di inaspettato con questa ruota della fortuna. Se è un po' che vi frequentate con questa persona, potrebbe proprio essere il mettiamo un'etichetta alla relazione, che cosa siamo, dove andiamo, cosa vogliamo l'uno dall'altro, cosa vogliamo dalla relazione. Quindi potrebbe essere un buon momento per definire le cose. Nel caso in cui siate in questa relazione da un po' di tempo e quindi che le cose siano già definite, per qualcuno si tratta di fare il passo successivo, e cioè di pensare a traslocare, ad andare a vivere insieme, a creare qualche cosa di nuovo, ad aprire un nuovo capitolo della vostra relazione. Vi dico, ho la sensazione che ci sia più un tastare il terreno, anche se poi in realtà la persona potrebbe essere abbastanza diretta in quello che vi dice, però non è risolutiva, cioè non è definitiva, è più come se dicesse mi piacerebbe fare così e la sua idea è ben definita, però poi vi chiede e tu cosa vorresti fare, cosa ne pensi? Cioè non è si fa così o io voglio fare così, punto. Tiene molto in considerazione la vostra opinione, che cosa ne pensate, cosa vorreste fare, come se si cercasse un equilibrio sano tra le due realtà. Per le persone che invece sono in una relazione non ben definita, clandestina o senza etichetta, sento che anche per voi è come giunto il momento di parlare di certi temi un po' scomodi. Ora, anche qui potrebbe essere utile la tattica del tastare il terreno, di prenderla un po' alla larga, però dipendendo da quello che volete voi sapere o definire, avete come bisogno di lanciare, mi viene da dire delle frecciatine, di lanciare l'amo per vedere come l'altra persona risponde. Io sento che risponderà bene, però è come se non doveste premere troppo, come se sì, doveste prendere parecchio alla larga il tema che volete affrontare. Poi alla fine ci arriverete, però sarà talmente dolce il modo in cui arriverete che l'altra persona non avrà modo di fare resistenza. Cioè è un po' come se piano piano con il miele riusciste in questo periodo, in questo mese, scusate, in questi 15 giorni ad ottenere questo cambio di cui mi parla la ruota della fortuna. Tenete presente una cosa, qui avete due volte la torre, un asso di pentacoli, un asso di bastoni e la ruota della fortuna. C'è anche la morte. Può essere per qualcuno un cambio di ciclo karmico, perché la torre interrompe bruscamente quello che c'era, però qui avete la ruota della fortuna. Quando arriva la torre, di solito è perché l'universo ci sta redirezionando, e perché lì dove stiamo andando non è per noi, ma probabilmente siamo, questo è il crollo dell'ego, è la torre, carta numero 16, il 15 è il diavolo, l'ego, quindi probabilmente è come se qualcuno di voi fosse intrappolato in qualche desiderio, risultato o mentalità egoica per cui non si vedesse che di lì no, e per cui l'universo ci manda la torre. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Andiamo a vedere Osho che cosa vi vuole consigliare. L'esistenza, il mago, carta numero 1, e morale. È come se si dovessero mettere delle nuove basi, ragazzi, delle nuove leggi, delle nuove regole, delle nuove routine, una nuova progettualità. Tenete presente che il mago, in questo caso si chiama l'esistenza, è collegata con la legge di manifestazione, quindi si tratta di manifestare una nuova realtà perché quella che avevate qui non era più tanto in linea con voi. Carta numero 34,
parla di intuizioni, della luce dell'eremita, di scoperte e della saggezza dell'acqua. L'acqua intesa come le sensazioni, i sentimenti profondi, no? E poi abbiamo la carta del sole, parla di divino maschile. Credo che sia come un invito prima a scoprirvi dentro e poi a portare alla luce quello che avete scoperto. Qui avete una carta proprio di azione, di divino maschile con questo asso di bastoni. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Io sono ovunque tu sia, perché sono il tuo vero centro. Quando ne sei cosciente costantemente, sei al riparo. Il sole è la nostra essenza, ragazzi. E vi faccio notare una cosa, scusate se interrompo la lettura, però è un numero 22. A parte che è un numero maestro, il numero 22 è anche la carta del matto. Sapete che il matto è un numero 0 e può essere messo sia all'inizio che alla fine di tutti gli arcani. Il matto rappresenta il bambino interiore, esattamente come il sole nelle carte dei tarocchi. Quindi qui si tratta di riscoprire la vostra propria essenza. Quando fai un passo nell'ignoto, in luoghi e situazioni strani e non familiari, non sei mai solo. Io sono qui a guidarti e a dirigerti, raddrizzando le vie tortuose e spianando il terreno accidentato. Bellissima lettura, amici dello Scorpione, fatemi sapere se vi risuona. Sostenete il canale con un like, con un hype, con la vostra condivisione o iscrizione. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, ma tenete presente che la stessa cosa la potete fare anche per conto vostro, semplicemente abbonandovi al canale. Lì praticamente ci sono tantissimi temi che fanno parte della mia formazione personale e professionale che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate e proprio perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione andrebbero viste in ordine cronologico. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!